Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. In questo video vorrei farvi vedere come iniziare a dipingere ad olio e quali sono appunto i passi fondamentali per un approccio base alla pittura. Ci tengo a precisare però che questo sarà un tutorial molto semplice appunto per chi inizia a dipingere, per chi ha le prime armi. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale, mi farebbe davvero molto piacere avere un nuovo socio in questa compagnia d'arte che sto costruendo e ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, grazie mille, di mettere mi piace se questo video vi sarà utile e di lasciare un commento per condividere la tua esperienza, se ci sono appunto, se anche tu lavori in questa maniera o se ci sono altre soluzioni, altri modi, se ci sono domande, qualsiasi cosa, mi farebbe tantissimo piacere. Via con il video. Incomincio appunto realizzando quello che è il disegno preparatorio. Ho fatto anche un video sul canale su come si fa il disegno preparatorio e qual è la sua importanza, ma fondamentalmente serve a stabilire le forme e le luci e le ombre del nostro soggetto. Come potete vedere io sto lavorando dal vero e lì c'è un mandarino. Realizzato il disegno vado a fissare con della semplice lacca il tutto sulla carta. Questi sono i pennelli sintetici in pelo di bue e adesso vado a mettere, controllo che si sia asciugato e utilizzo un medium appunto per rendere la superficie pronta per essere dipinto. Questo è un medium di vernice e olio. Fatemi sapere se questo argomento vi può interessare. Adesso appunto vado a stabilire il tono intermedio, il punto luce massimo e l'ombra. E quindi vado a posizionare questi tre colori, questi tre toni, ed è per questo appunto qui vi parlavo l'importanza del disegno, perché già un ottimo disegno può aiutarci in questa operazione. Aggiungo i rossi, quindi i toni più caldi, e sfumo, incomincio a sfumare utilizzando semplicemente la punta di questo pennellino in pelo di bue. Ci tengo a precisare che bisogna lavorare sempre nel generale, nel complesso, non focalizzarsi su una parte, perché se io facessi soltanto il mandarino e poi per ultimo andassi a realizzare lo sfondo, potrei avere appunto delle difficoltà. Diciamo che qui particolarmente, che qui non ci sono tante difficoltà, perché comunque è un soggetto abbastanza semplice, però in caso stessimo realizzando una natura morta, tutto va realizzato in generale e quindi avere la possibilità di osservare tutto nell'insieme. Qui con un pennello sintetico vado a sfumare i toni già tra di loro e già con quei tre colori, insomma, considerando il bianco, si sono create già una serie di toni. Ora, utilizzando colori un po' più caldi e un po' più freddi, vado a modellare la figura e incomincio a postare anche le ombre. Ricordatevi che un'ombra fatta per bene aiuta tantissimo nella resa tridimensionale del soggetto. Naturalmente le ombre devono essere vere. Io vi consiglio di partire già da io vi consiglio di utilizzare come primo oggetto una figura, una sfera, qualcosa di colorato, di opaco, e appunto a cercare di costruire le luci e le ombre. E poi man mano provare su una mela, sempre su oggetti con una certa opacità, e poi provare con oggetti un po' più lucidi. Il mandarino di per sé è un oggetto semplice, però ha certe particolarità come può essere, no, la texture della pelle, della buccia del mandarino. Quindi sempre continuo a lavorare nell'insieme, non mi focalizzo solo su una parte, ritorno sullo sfondo e quindi c'è questo ritorno ciclico, quindi oggetto, luce, ombra, sfondo, oggetto, luce, ombra, sfondo, e cerco di definire tutto sempre non lasciando mai nulla indietro. Quindi ripetendo sempre questa operazione, come adesso sto lavorando sullo sfondo, ritornerò sul mandarino e man mano cerco di creare e diversificare i punti luce e punti ombra.
Naturalmente vi dico di non utilizzare il bianco direttamente sull'opera, ma di impastarlo con un giallo, se volete una luce più calda, perché anche questo tocco che ho appena inserito non è bianco puro, ma è un bianco sempre sporco. Il bianco come colore in sé per sé, come punto di colore, ci sarà soltanto in minima parte, perché la luce massima, diciamo così, non esiste nella pittura, o perlomeno non si può inserire, perché l'occhio umano non sarebbe capace di vedere. E quindi procedo man mano sempre nel modificare e aggiungere quelli che sono poi i controriflessi, cioè quella luce che viene proiettata sul soggetto, che quindi rimbalza sullo sfondo, sulla parte quindi inferiore, sulla base, e si va a riflettere sullo sfondo. Per i più ricercatori, insomma, vi consiglio di leggere il Trattato della pittura di Leonardo da Vinci, e ci sono appunto capitoli straordinari che parlano della rifrazione della luce e di come la luce va a comportarsi in relazione con gli oggetti. Spero di essere stato chiaro, ma comunque troverete anche dei sottotitoli, eccetera. Spero di essere stato chiaro e utile, e se sì, come ho già detto all'inizio, vi chiedo di lasciare un mi piace e un commento. Condividete la vostra opinione, fatemi sapere, o se avete delle domande, fatele, e di iscrivervi al canale, mi farebbe tantissimo piacere. E sono davvero contento di come il canale stia crescendo. Grazie ancora, e quindi iscrivetevi, allarghiamo questa compagnia d'arte, e se sei arrivato fin qua, arrivederci.